Come nasce quindi l'idea di uno stile first pattern che unisca la maglia ai tessuti a navetta? Beh, all'inizio è nato introducendo una linea che si chiamava indumenti da fatica, che prendeva spunto da alcuni pezzi del nostro archivio e li riportava in un tessuto che abbiamo rilanciato, anche qui grazie all'aiuto, se vogliamo così, di una profonda ricerca tessile che si chiamava tricotina. Unire la ricerca del nostro archivio di capi militari insieme alla tricotina appunto diede origine a indumenti da fatica. Indumenti da fatica rappresentò la nostra visione di alcuni pezzi classici del mondo militare, la field jacket, il pantalone appunto da fatica, la giacca da lavoro e così via. Ovviamente questo non era sufficiente a fornire al nostro blazer un supporto, diciamo così, di pantaloni e di giacche che potessero fornire proprio di complemento allo stile uomo che noi avevamo in mente. Ecco che nel tempo si è ampliata sempre di più questa ricerca di tessuti navetta che potessero sempre fornire la base tessile per una serie di prodotti molto specifici dello stile, chiamiamolo maschile, che nascono da quei mondi che abbiamo elencato prima, il mondo militare, il mondo dell'outdoor, il mondo del workwear. Intorno a questi mondi, nel nostro archivio, c'era una enorme quantità di dettagli che possono essere la tasca, la costruzione di un interno, il modo in cui un polso viene abbottonato e così via. Quindi anche qui una cosa molto importante che racconta molto di noi. Non si tratta di fare la replica di una giacca Field M65, si tratta di capire all'interno di una selezione di Field Jackets quale meglio di tutte queste giacche rappresenta una parte di dettagli che possiamo ripensare attraverso il nostro design. E questo poi è quello che voi troverete nella nostra proposta, ovvero non ci sono repliche, non ci sono la copia, come possiamo definirla, rifatta di prodotti della storia. Questo è totalmente lontano dalla visione che io e Silvia abbiamo, perché in ogni caso, anche se rifacciamo un blazer, lo facciamo in maglia, lo modernizziamo, lo ricostruiamo. Gli interni non rappresentano assolutamente la replica di un blazer tradizionale delle grandi case americane. Questa visione non nasce solo sullo stile, ma anche nei tessuti. Vi parlo per esempio del raddoppiato. Il raddoppiato è un'ossatura della collezione Utility Specification. Nasce proprio perché vedevamo il ripstop come struttura tessile presente nei nostri archivi su diversi capi, ma volevamo reinterpretarla in una chiave che poi è diventata quella che, diciamo, costituì anche una visione di prodotto che si chiama 365 Days per Year, ovvero di innovare anche la composizione tessile e il peso dei materiali perché possiate indossarli per più tempo durante l'anno. Questo per noi è il vero valore di un prodotto, cioè non legarlo solamente alla moda o alla stagionalità, ma permettervi di indossarlo con un ampio range di stagionalità e anche di utilizzi. Questa visione nella Spring Summer 2023 ha preso sempre più spazio. Ha preso sempre più spazio quasi a diventare una linea all'interno della linea First Pattern. Per come vediamo noi le cose, i prodotti vanno spiegati, i prodotti vanno raccontati e devono avere uno spazio ben preciso. Se la nostra idea era di avere una parte di giacche di maglia che fosse l'origine di First Pattern e una parte di tessuti a navetta che fosse il supporto alla linea in maglia, ovvero la perfetta combinazione di stile per rappresentare chi siamo, questi dovevano avere una loro identità. Ecco perché chi oggi va sul sito di Utility Specification troverà
un'ampia selezione di prodotti in tessuto a navetta, a partire da questo raddoppiato che è un tessuto eccezionale costruito su due facce, finire poi al fustagno, ma all'interno di questo ci sono anche le camicie e ci sono anche una serie di tessuti in cotone, parte proprio della gamma 365 dei Periar, ovvero un tessuto in cotone classico che puoi indossare tutto l'anno. Emblema di questo il Gillette Track, per esempio, perché una delle caratteristiche fondamentali che in questi quasi 11 anni di lavoro mi ha consentito di capire bene, e questo è stato anche merito del rapporto diretto col cliente che mi ha dato l'opportunità di avere una mia linea, è che i clienti conoscono molto bene quello che oggi è l'esigenza che essi stessi hanno. La conoscono in termini di budget, la conoscono in termini di valore del prodotto, che è legato al budget, e la conoscono in termini di stile. I clienti che noi abbiamo conosciuto, quelli con cui anche mi confronto spesse volte, scrivendoci, parlandoci anche di persona, molti di voi sanno che io sono sempre reperibile, basta scrivermi, possiamo fissare un appuntamento, parlare insieme del prodotto, eccetera. In qualche modo mi hanno fatto capire che vogliono entrare nella filosofia di un marchio e capirne l'essenza. Ma soprattutto quello che io ho imparato dai clienti è che non si può raccontare una storia che non sia comprovata. Allora qui entra in campo tutta quella parte legata a far sì che all'interno dei nostri siti e all'interno dei punti vendita che vendono a First Pattern, ogni singolo prodotto può essere raccontato nel suo minimo dettaglio e può in qualche modo diventare la storia vivente di quello che è stato questo percorso che ci ha portato appunto oggi a avere due diversi metodi di porci a voi. Il primo, First Pattern, il secondo, Utility Specification, collegati tra di loro, armonizzati dallo stile che esce quando si mettono insieme questi due specifici prodotti e nello stesso tempo anche parti che possiamo definire dotate di una loro singola autonomia. E questo secondo me alla fine è un grande miglioramento non solo della proposta che noi facciamo ai clienti, ma anche in qualche modo un miglioramento per il nostro modo di proporvi le novità e di proporvi il lavoro che stiamo facendo. Un lavoro, ripeto, che non è basato sui canoni standard dell'industria dell'abbigliamento. Chi ci conosce lo sa benissimo. Chi ci conosce sa benissimo che noi lavoriamo in un modo diverso. Credo che questo primo incontro che abbiamo avuto sia stato abbastanza esaustivo per raccontarvi un po' come oggi ci poniamo nei vostri confronti. L'origine del sito First Pattern e l'origine del sito Utility Specification. In futuro sicuramente ci incontreremo ancora perché abbiamo in programma altre puntate. Una di queste, proprio come accennavo prima, sarà legata alla modernità e a quella discussione che ebbi con Silvia in cui cercammo di definire cosa significava fare un prodotto più moderno. E un'altra puntata, per esempio, potrebbe essere quella focalizzata sulla spiegazione dei tessuti. Una cosa che voi mi chiedete spesso. Io passo tantissime ore al giorno ed è per me un grande onore a raccontare i tessuti a chi mi scrive e necessita di avere più informazioni. Creare magari questo dialogo anche qui sul nostro canale può essere sicuramente interessante. Se volete scrivere nei commenti le vostre impressioni, fare delle domande, proporre idee di discussione, se volete darmi degli spunti, correggermi dove ho sbagliato e magari intavolare ancora una nuova tematica per i prossimi incontri,
beh, fatelo senza problemi. Ricordatevi anche poi di seguirci sul canale e sui nostri social, perché se c'è un aspetto importante anche da dire è che tante cose noi le raccontiamo nei social, scrivendole nei nostri post, dettagliandole nei nostri post, e quindi i social diventano anche lì uno strumento di comunicazione diretta. Questo per me è molto importante. È un utilizzo un po', se vogliamo, anomalo anche quello del social, perché noi scriviamo molto, raccontiamo molto, spieghiamo molto, e quindi chi legge il nostro post già acquisisce una serie di informazioni importantissime. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati con me per questi minuti e immagino che ci vedremo presto anche in una prossima occasione. Grazie ancora.